Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale e nel mio laboratorio. Oggi farò la recensione e l'unboxing della sega a nastro per metalli della Parkside. L'ho comprata alla Lidl questa mattina, è vendibile solo alla Lidl. Il modello è PMB 1101 ed è costato 119 euro. È la mia prima sega a nastro per metalli, quindi adesso è arrivato il momento di metterla alla prova. Ovviamente prima leggeremo le caratteristiche tecniche che sono stampate in questa etichetta, dopodiché aprirò la confezione e faremo delle prove di taglio, vedremo come si monta, vedremo tante altre cose, tra cui anche il rodaggio della lama. Quindi non mi resta che leggere questa etichetta che è stampata sulla parte frontale, in cui ci dice che questo prodotto ha una potenza massima di 1100 watt, un angolo di inclinazione che va da 0 a 45 gradi, una capacità di taglio a 0 gradi senza struttura di supporto da 127 x 127 mm, invece la capacità di taglio a 45 gradi sempre senza la struttura di supporto è di 127 x 40 mm. Il numero di giri è da 0 a 2,4 metri al secondo perché ha la velocità regolabile tramite una rotella numerata. Le dimensioni della lama sono le classiche 1140 x 12,7 x 0,65 mm. La lunghezza del cavo di alimentazione è ben 4 metri e questo utensile, come tutti gli utensili della Parkside, comunque della Lidl, gode di 3 anni di garanzia. È arrivato quindi il momento di aprire la confezione tagliando il nastro e vedere il prodotto da vicino e metterlo alla prova. Allora, tagliamo i sigilli. Per rimuovere la base che è bloccata sulla valigetta devo togliere delle viti. Mi sto accorgendo però che ci sono dei segni di ruggine, quindi forse durante il trasporto ha preso ruggine. Ok, questa è la base, il supporto della nostra sega a nastro. Come vedete c'è un pochettino di ruggine qua e anche su una cerniera nella parte posteriore. Vabbè, ma speriamo che all'interno non ci sia ruggine. Quindi apro i ganci, sono 2 frontali e 2 laterali. Perfetto. All'interno troviamo il libretto di istruzioni, la morsa, il corpo della sega a nastro, i vari pomelli e la ferramenta per poterla montare e poi la staffa che ci permette di sollevare ed eseguire tagli. Quindi tolgo la valigia che è abbastanza grande e obiettivamente plastica molto dura e robusta. Allora procediamo rapidamente con l'assemblaggio. Questa è la base, ha queste parti in gomma che evitano comunque di graffiare e ammortizzano le vibrazioni. Questa è la morsa che va fissata allo stesso utilizzando e sfruttando questi fori. Quindi si posiziona così e tramite questi pomelli si fissa. Dovremmo utilizzare i pomelli più corti perché quelli più lunghi poi ci serviranno per fissare il corpo della sega a nastro alla staffa che la trattiene. Ok, la morsa è già fissata, quindi non resta che fissare la staffa che tratterrà poi il corpo della sega. Quindi con il pomello più lungo lo fissiamo qua. Perfetto. Dopodiché, utilizzando questa vite di fissaggio invece che ci permette poi di bloccare la rotazione della stessa staffa. Ok. Dopodiché si può inserire nella parte opposta la leva. Perfetto. Adesso possiamo montare la sega a nastro direttamente sulla staffa. Quindi abbiamo 3 fori qua e 3 fori su questa staffa. Utilizzando i pomelli con la filettatura più lunga possiamo quindi fissarla . Ok, stringo per bene. Innanzitutto assicuriamoci che questo dado sia stretto perché nel mio esemplare in particolare purtroppo era lento, quindi tendeva a oscillare moltissimo. Ho dovuto stringerlo, adesso per fortuna sta molto più ferma, quindi eventualmente una chiave a cricchetto si stringe il dado
consentendo comunque il movimento. Per poter abbassare il nastro, quindi tutto il corpo della nostra sega a nastro, bisogna tirare questo pomello, un ritorno a molla, che sgancerà un sistema, perché così non si abbassa, è fatto apposta per evitare che si abbassi involontariamente. Quindi si tira, dopodiché siamo liberi di muoverla, quindi eseguire i nostri tagli. Quando finiremo il nostro lavoro potremo sollevarla e il pomello tornerà al suo posto. Questa è l'impugnatura che è regolabile, quindi possiamo svitare questo pomello, dopodiché a scatti decidere la posizione che deve avere. La morsa, come per la troncatrice a disco, è libera di scorrere avanti e indietro, ha questo sistema che ci permette di farla scorrere in avanti senza avere alcun impedimento, però ci impedisce che torni indietro. Quindi quando avremo fissato sulla nostra morsa il pezzo che abbiamo intenzione di tagliare, lo avviciniamo, dopodiché serriamo. Mi sono accorto da subito di un difetto: questa morsa purtroppo è storta, come vedete è inarcata, e infatti c'è molto spazio. Se io metto il pezzo non sta praticamente nella posizione in cui dovrebbe stare, come vedete curva verso l'interno. Quindi adesso mi toccherà in qualche modo provare ad addrizzarla e eventualmente, se non dovessi riuscirci, dovrei fare un reso. Da questa parte ci si rende conto meglio, qua tocca, quindi rimane dell'aria che sicuramente non va bene, perché la stessa cosa lo fa dall'interno, quindi l'angolazione non sarà mai corretta. Intanto testiamo l'utensile per quanto riguarda il funzionamento, eccetera. Allora abbasso di nuovo la lama e continuiamo ad esplorarla. E allora, questi sono gli alloggiamenti per i carboncini del motore, quindi eventualmente si svitano, si sostituiscono. Questo è l'alloggiamento del cavo elettrico. Il cavo elettrico che deve essere sempre alloggiato al suo posto, altrimenti si rischia di tagliarlo, comunque di interessarlo con la lama, con altre parti in movimento dello stesso utensile, quindi si può tagliare o danneggiare. Allora ragazzi, siccome da questa parte la lama comunque è visibile, resta scoperta, non è scoperta solamente dalla parte bassa, quando lavoriamo facciamo attenzione a dove mettiamo le mani, perché anche se è rientrata, però comunque è sempre una parte tagliente che potrebbe accidentalmente essere toccata. Io non sto più nella pelle, quindi la devo accendere. Prima l'accendiamo, vediamo che rumore fa, parto dalla velocità numero 1, dopodiché facciamo le varie prove e i test. E allora si avvia subito il LED, dopodiché premendo il tasto posto sulla parte posteriore nell'impugnatura, quindi l'interruttore, inizierà a ruotare. La rotazione alla velocità numero 1 è davvero molto lenta. Proviamo col secondo scatto. L'arresto della lama è graduale, quindi non si ferma di botto. Allora, vediamo anche la partenza con la velocità numero 6. La partenza invece è improvvisa, quindi non ha alcun tipo di soft start, per capirci. Allora, vediamo come regolare il goniometro di questa sega a nastro. Purtroppo la regolazione del 90 gradi mi sono accorto che non è assolutamente rispettata, quindi posizionando un pezzo di metallo qua all'interno, se io avvicino questa squadra alla lama, purtroppo il taglio non sarebbe dritto, quindi mi tocca regolare l'inclinazione della stessa lama manualmente utilizzando un riferimento. Dopodiché possiamo fare un segno sul goniometro e impostare i 90 gradi in base al riferimento che abbiamo preso. Perfetto, così a 90 gradi posso stringere il fermo da questa parte e lavorare in questo modo. Dopodiché
mi realizzerò dei segni su questo coniometro che c'è già sulla base e sfrutterò quello per poter impostare i gradi appunto ad angolo retto. Adesso faremo subito il rodaggio della lama. Per fare il rodaggio della sega a nastro per metalli è necessario utilizzare un blocco di metallo pieno come questo da 3 cm. Si trovano molte guide su YouTube, comunque in generale sul web, per quanto riguarda il rodaggio della lama, perché non va utilizzata direttamente appena tolta dalla scatola, ma prima va fatta un lavoro sulla lama che consenta alla stessa di rimanere efficace nel tempo, quindi duratura, e eseguire dei lavori in modo corretto. Io mi sono consultato con diversi fabbri nella mia zona e basterà tagliarlo una sola volta senza fare alcuna pressione della lama, quindi fare in modo che la lama affondi, lo tagli tutto e realizzi questo taglio che appunto darà alla lama una lunga vita. Però cominciano i primi piccoli problemi. Purtroppo per un pezzo del genere non riusciremmo a tagliarlo perché la morsa non riuscirebbe a stringerlo. Purtroppo c'è poco spazio, quindi possiamo tagliare pezzi più lunghi. Inoltre mi sono accorto che se io volessi tagliare un pezzo in questo modo andrebbe a battere sul corpo della stessa sega, quindi lo sposta. Questi sono dei piccoli nei, delle note negative. Bisognerebbe creare poi uno spessore sulla stessa, ma essendo fuori squadra, a questo punto mi sa che mi creo qualcosa che mi dia poi i 90 gradi esatti. Per adesso utilizzo questo sistema per bloccare questo blocco di metallo. Ok, adesso in questo modo posso eseguire il rodaggio della lama. Quindi taglierò il pezzo, collego di nuovo l'alimentazione elettrica e l'avviamo. Quindi velocità media lo metto a 3 senza utilizzare alcun tipo di lubrificante, acqua, né olio né nulla perché è una sega a nastro che lavora a secco. Avvio la rotazione, l'abbasso e aspetto che completi questo taglio, quindi si rodi la lama. Ok, il primo taglio è stato eseguito. Allora ragazzi, guardate cosa succede, quello che dicevo inizialmente, perché stavo eseguendo un altro taglio per rodare meglio la lama, però come vedete va a urtare da questa parte, quindi se il pezzo fosse stato intero non sarei riuscito ad eseguire il taglio in maniera completa. Ho commesso io un errore durante il montaggio, ma mi sembra strano perché ho rispettato perfettamente ciò che era scritto nel libretto di istruzioni e ciò che rappresenta la figura sulla scatola e sullo stesso libretto, quindi se io eseguo il taglio, a un certo punto sono costretto a fermarmi perché non può scendere più. Va bene, quindi già comunque il rodaggio è stato eseguito in maniera corretta. Aveva quasi completato il taglio, ma per poco, purtroppo, non è riuscito a continuare perché c'era comunque l'impedimento dell'urto sulla base. Però comunque possiamo apprezzare che il taglio sembra che sia quasi, quasi corretto. Vediamo, verifichiamo. Ecco, metto a fuoco in maniera migliore. Il taglio lo stava facendo comunque davvero bene. Perfetto, quindi la regolazione dei 90 gradi va fatta tenendo conto del posizionamento sulla morsa e non del riferimento con i gradi riportati sulla stessa base. Ok. Allora ragazzi, avevo già eseguito un taglio, però purtroppo non sono riuscito a ottenere 90 gradi, quindi forse era impostato male, infatti indica 91 gradi e mezzo. Adesso ho fatto di nuovo la regolazione della lama, quindi eseguirò un altro taglio. Utilizzo questo spessore perché
oltre a non avere sicuramente alcun aiuto da questo appoggio che è storto, purtroppo andrebbe a sbattere, come abbiamo visto poco fa, contro la struttura stessa. Quindi lo avvio, vediamo di nuovo come va. Mm. 89,9. Da questa parte sembra che ci siamo quasi questa volta. 91 in base a come si poggia, 91, 92, 89,9, quindi ovviamente in base a come è posizionato risulta anche 90 gradi, però obiettivamente anche se riusciamo a ottenere 90 gradi, quindi eventualmente ripetere il taglio allo stesso modo, bisogna riconoscere che c'è la difficoltà della regolazione, quindi non è semplice impostarlo, pure perché il goniometro è inciso in maniera molto grossolana da questa parte, quindi non ha sicuramente la possibilità di essere gestito ed impostato nel modo corretto. Inoltre indica già il segno di riferimento sul goniometro almeno 3 o 4 gradi di differenza, invece dovrebbe essere sullo 0, quindi dovrei fare dei segni come ho detto poco fa e avere io dei riferimenti per essere sicuro che lo strumento sia impostato esattamente ad angolo retto. Adesso voglio provare un taglio a massima velocità, quindi a 6, andiamo. Perfetto, ovviamente la differenza è abissale, ha tagliato il pezzo in pochissimo tempo. Vediamo se anche in questo caso ha rispettato o meno i 90 gradi. 91 come poco fa, ovviamente era con la stessa impostazione sul goniometro. Va bene, diciamo che per lavori hobbistici, se riusciamo a impostarla e quindi avere un riferimento, come ho detto poco fa, impostato da noi sul goniometro, sicuramente ci consente di ripetere i tagli in maniera corretta, dei tagli sicuramente migliori di quelli eseguiti con il flex. Voglio provare anche sul pezzo di poco fa, quindi 3 cm per 2, e vedere se con la massima velocità è altrettanto veloce. Perfetto, davvero velocissimo. Vediamo la misurazione dei gradi, anche se qua c'è una parte di limatura che sporge. Comunque 89,1, 90 e quasi 91. Misurato sul bordo sono quasi 90 gradi esatti. Allora ragazzi, come abbiamo visto, la macchina funziona, riesce a tagliare senza problemi, ha bisogno purtroppo del nostro intervento per quanto riguarda l'impostazione degli angoli eccetera. Ricordiamoci sempre di utilizzare le protezioni, in questo caso le cuffie per proteggere l'udito perché è comunque rumorosa, gli occhiali per evitare che qualche piccola parte di limatura possa finirci negli occhi. I guanti non li consiglio perché se la lama dovesse afferrare il guanto potrebbe tirare anche la mano, quindi potrebbe peggiorare la situazione. Ricordiamoci di staccare sempre la corrente elettrica, questo serve solamente ad accendere la luce, non a dare l'avvio alla macchina. Comunque non esclude il funzionamento, infatti se io la spengo la macchina continua a funzionare, quindi stacchiamo sempre la spina perché può capitare di doverla avvicinare
e purtroppo premere il tasto eventualmente potremmo farci seriamente male. La stessa macchina può essere utilizzata anche tenuta fra le mani, quindi smontando la staffa e poi tramite questa impugnatura e questa posteriore utilizzarla per tagliare manualmente le varie parti metalliche e non solo, che ci interessa tagliare. Proviamo a tagliare anche della plastica. Come era prevedibile, l'ha tagliato immediatamente. E ovviamente non può mancare anche la prova con il legno, quindi semplicemente un pezzo di legno da 18 per 20 mm. E allora ragazzi, cosa dire di questa sega a nastro? È hobbistica, si vede, non è uno strumento di alta qualità, però riesce a tagliare il metallo. Allora, dobbiamo essere sinceri, se vi serve semplicemente per dividere in due il metallo, avete la pazienza nel vostro laboratorio, perché non siete sicuramente professionisti se avete comprato una sega a nastro da 119 euro, comunque se avete la pazienza di impostare i gradi manualmente e ripetere i tagli quindi in maniera corretta, allora può andare bene. Se invece lavorate e avete bisogno nella vostra officina professionale di un utensile che vi permetta di impostare i gradi in un attimo e quindi lavorare correttamente, questa sinceramente vi darà più noia che altro. Tra l'altro ha la morsa che è leggermente storta, il pezzo batte sulla superficie, ci sono delle cose da rivedere. Sicuramente non è ideale per fare lavori di precisione così come esce dalla sua scatola. Io adesso vedrò se riesco a raddrizzare questa morsa, comunque se riesco a inventarmi qualcosa che mi permetta di utilizzarla senza battere sullo stesso utensile e che comunque dia i 90 gradi esatti sulla stessa morsa. Per il resto è abbastanza potente, è veloce, mi è sembrato che il taglio sia abbastanza pulito perché comunque riesce, dov'è? Comunque riesce ad eseguire un taglio di tutto il rispetto, ma sempre solo dopo il nostro intervento, altrimenti non riesce a lavorare bene. È possibile utilizzarla con e senza il supporto, quindi manualmente tagliando i pezzi dove ci interessa lavorare. È rumorosa, il giusto, non è un utensile rumorosissimo, però comunque emette del rumore, quindi proteggiamoci sia con gli occhiali protettivi che con le cuffie. Per il resto sembra che vada bene. Non mi sento di esprimermi in maniera particolarmente positiva o negativa perché è la mia prima sega a nastro, perché non sono un fabbro, perché col ferro ci lavoro poco per quello che mi interessa realizzare nel mio laboratorio senza costruire nulla che sia eccessivamente complesso. Quindi quello che finora ho fatto con la troncatrice sempre della Parkside col disco che ho recensito alcuni mesi fa, adesso la farò anche con questa, ma prima ancora utilizzavo il flex, quindi sicuramente per me è un salto di qualità. Per il resto non ho altro da aggiungere, se non ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Non mi resta quindi che invitarvi a mettere mi piace, a iscrivervi al mio canale, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i miei prossimi video nei quali sicuramente approfondirò su questo utensile, vedremo le modifiche e tanto altro. Quindi ciao da Riccardo e ci vediamo nei miei prossimi video.